Buongiorno a tutti, io sono Sunny e queste sono Sunny Positive Vibration. Oggi voglio condividere con voi questa meditazione molto particolare perché andremo a trattare tutti i 12 segni zodiacali insieme, permettendo così a voi, a me stessa e a tutte le persone di attingere dalle caratteristiche degli 12 segni per utilizzarli in momento giusto al posto giusto. E perché dico questa cosa qua? Perché anche se ognuno di noi ha le proprie caratteristiche, contiene dentro la propria esistenza tutte le opportunità e ogni segno zodiacale ha l'opportunità di esternare i propri significati, i propri modi di essere negli momenti particolari, in modo di essere letto, visto o vissuto come un'esperienza bella o come una persona bella. Altrettanto, se si concentra sulle proprie caratteristiche un po' più difficili, come una persona poco piacevole o senza possibilità di raggiungere determinati obiettivi. Però quando facciamo la domanda proprio per questo, anche attraverso questa introduzione piccola, quando noi ci facciamo la domanda chi siamo veramente, io vi dico che possiamo essere tutto. Cominciamo segno per segno dare le loro caratteristiche, la possibilità di trasformare stesso segno concentrandosi sulle parti utili delle loro caratteristiche, trasformandosi in qualcosa di meraviglioso, perché non c'è la caratteristica brutta o bella, c'è semplicemente modo e il momento di utilizzarla. E possiamo permettere a tutte le persone di cercare di raggiungere obiettivi attraverso proprio queste caratteristiche degli segni zodiacali, al momento quando ci servano, persino dagli nostri stessi opposti o dalle caratteristiche che non ci piacciono affatto. E allora chiudete gli occhi se non avete già fatto e cominciate a respirare profondamente e ci concentriamo su Ariete, il primo segno zodiacale. È quello che brucia tutto davanti a sé. La sua peggiore caratteristica potrebbe essere impazienza e incapacità di comprendere che intorno a lui esistano anche gli altri. Ma l'Ariete, nella sua bellezza, è quello che porta la nascita, quello che porta la forza di fare sempre un passo, anche se non sa cosa lo aspetta dall'altra parte. Ariete è vivace, Ariete è quello che è molto elegante, Ariete è quello che con la testa e con la vitalità fa nascere il mondo. E per questo potete utilizzare questa forza negli momenti quando vi sentite nel dubbio, quando non riuscite esattamente a sapere se una cosa va bene o male, ma permettervi di uscire fuori dalla condizione di blocco e fare primo passo, indipendente da cosa vi aspetta. Toro è un segno di testardaggine, è un segno che spesso e volentieri pretende, è un segno che sa essere molto difficile da gestire, perché nella sua indole sta questo bisogno di controllare. Però il Toro ama la bellezza, ama il cibo, ama la musica e ama la natura, ma soprattutto è un segno che in modo particolare riesce sempre
in equilibrio portare tutto avanti. Dentro il segno di Toro si nascondono i grandi leader e grandi politici, e per questo io vi invito, quando vi manca la determinazione costruttiva mischiata con la capacità di minimizzarsi e ricordarsi cosa vuol dire la famiglia, il Stato, la terra, attingete da queste caratteristiche del Toro, perché attraverso gli sapori, attraverso la musica, odori e l'arte, Toro vi porterà di essere un leader meraviglioso. Toro vi permetterà di portare avanti passo dopo passo tutto ciò che avete iniziato. Gemelli. Gemelli è un segno che potrebbe essere difficile da interpretare, persino per se stesso, perché Gemelli potrebbe svegliarsi con una idea, pensarla in un modo, dirla in secondo e in un altro modo e non parliamo di farla. Sarà tutto un'altra cosa. Di conseguenza, Gemelli possono risultare poco affidabili. Però il Gemelli è segno di intelligenza, di leggerezza, di capacità di essere sempre giovanile. Utilizzate questa capacità per trasformare la creatività del pensiero, la flessibilità del pensiero nel momento giusto, per comprendere che non c'è mai bisogno di rimanere sempre fermi nella stessa posizione e che spesso potrebbe essere giusto anche cambiare l'idea, migliorare un'idea, trasformare un'idea, rimanendo però in tutto ciò leali a se stessi. Per un Gemelli è importante sentirsi parte del mondo attraverso la comunicazione. E allora esprimetevi come un gemello, con tanta parola, con tanta capacità di trasmutare e trasformare e dare una vita al pensiero stesso, perché da dove parte non finirà mai in stesso modo. E questo porta la giovinezza, allegria e la capacità magari di essere bambini per tutta la vita. Utilizzatelo quando vi serve e quando la pesantezza e sposatezza della vita vi porta di mancare di fantasia o di leggerezza. Ma dopo di questo andiamo ancora avanti. E dopo il Gemelli troviamo il Cancro. Un Cancro, un segno zodiacale molto dolce, è segno dell'acqua, però nella sua dolcezza sa essere molto arrabbiato, perché è legato al passato, è legato alla famiglia, ma spesso in questo modo alla figura materna. E attraverso questa figura osserva, fa e desidera. E questo spesso potrebbe essere anche un limite, perché nel suo modo lunatico di non distinguere tra se stesso, madre terra e madre luna, in questo modo fa la confusione, si sente frustrato, si sente spesso arrabbiato dall'interno, ma con paura di esternare le proprie emozioni, perché come ogni persona, ogni bambino che tiene alla figura materna, ha paura del giudizio, ha paura di giudicare, ha paura di prendere una posizione. Ma Cancro è anche la figura materna, è dolce, è amante della famiglia. È un segno che riesce anche a comprendere la natura stessa, l'armonia della natura,
tenterà sempre attraverso la propria emozione di accogliere dentro di sé, di accogliere dentro la casa. Sarà quello che con la propria intelligenza vi guiderà attraverso la emozione, perché come ogni luna sa comprendere le maree e sa anche interferire sull'acqua e sul mare. È molto profondo e flessibile. Il cancro vi permette di essere abbastanza dolci, materni, familiari, ma con la parte realistica che gli permette di trasformare il significato della famiglia nella vita stessa. È uno che dona la vita. E dopo il cancro arriviamo al leone. È un segno maestoso, ma spesso con la sua maestosità è molto despotico, autoritario, assoluto. Questo è un segno che, come tutti i re del mondo, pretende e pretende tanto, perché ogni cosa ha il suo posto e ogni posto ha la propria cosa. Ma il leone è generoso, leone è affidabile, leone è un segno che in sua maestosità fa tutto per gli altri, è teatrale e sa trasformare, quando è nell'equilibrio, tutta questa capacità di coinvolgere le persone, di dare una spinta, di essere positivo e di portare a termine quello che comincia. Leone è un grande leader che ha tanto cuore e tanta generosità. Leone sa come osservare l'anima e come essere disponibile, perché per un leone è molto più piacevole e bello osservare e vedere la bellezza della vita, la qualità e non la quantità. E per questo, quando vi serve la forza fluida di una cosa leale, di una cosa giusta, ma senza ego, attingete dall'energia del leone. Trovatela dentro di voi, trovate ogni volta quello che vi serve. E dopo il leone arriviamo al Vergine. E lo sappiamo perfettamente quando diciamo Vergine e pensiamo a Pignoria, alla capacità di concentrarsi su tutto ciò che non va, di guardare ogni minimo dettaglio e di analizzare in continuo. Ma la Vergine è un segno meraviglioso, perché nessuno come la Vergine non potrebbe manifestare alla perfezione la vita stessa, ogni creazione della mente, utilizzando magari la legge d'attrazione. Perché? Perché nessuno come una Vergine con la sua capacità lucida, creativa, potrebbe mettere così tanti dettagli positivi e piacevoli dall'interno di una creazione. È un segno che sa come distinguere dettagli, come essere presente nel qui e ora e come portare tutto al punto giusto. Vergine sa come portare nella vita abbastanza concentrazione, limpidità, sia verbale sia mentale, per creare. E quando crea, ogni cosa è perfetta. E per questo, quando vi serve una modalità analitica, giusta, precisa, ma anche piena di dettagli,
tirate fuori da voi questo meraviglioso segno. E dopo la Vergine arriva la bilancia, la nostra bilancia che fa tutto per non far niente, la nostra bilancia che fa fatica di decidere, perché se decide potrebbe sbagliare, la bilancia che per non ferire non fa, la bilancia che per non ferire non decide. Però la bilancia è un segno dell'equilibrio, è un segno che ci tiene alla giustizia, ama l'arte e la bellezza, perché la sua guida è Venere. E per questo, quando vi serve di essere in equilibrio, quando volete essere giusti nella vita con voi stessi e con gli altri, quando avete bisogno di calmare il vostro animo e darvi il tempo per valutare, quando avete bisogno di comprendere tutte le situazioni e tutte le persone, utilizzate la bilancia, perché bilancia vi permetterà di prendere il tempo per fare la cosa giusta. Bilancia vi permetterà che attraverso questo tempo che dedicate a scegliere, avrete sempre la possibilità di scegliere attraverso la bellezza, bellezza dell'anima, bellezza della natura, bellezza della giustizia stessa. E dopo la bilancia arriva il Scorpione, permaloso, pungente, pericoloso. È un segno difficile, dicano, è un segno con quale tante persone fanno fatica. Ma Scorpione è intelligente, Scorpione è familiare. Scorpione è quello che fa tutto per ottenere un risultato desiderato. Scorpione è quello che per proteggere se stesso e quelli che ami è pronto a morire. Scorpione ha una intelligenza innata e per questo trasformare questo pensiero nella ironia, nel humor, nella capacità di dare alla vita un spettro di colori che potrebbero attraverso il gioco di parole diventare una risposta, perché Scorpione nella sua profondità e nella sua profondità dell'anima può trovare le risposte a quale non arrivano le persone normali, perché Scorpione non è mai in una via in mezzo. Scorpione o è in cima o è nel fondo, e attraverso questo pesca sempre dalle acque non raggiungibili. E allora, quando avete bisogno di questo tipo di intelligenza, utilizzate questo Scorpione, utilizzate il suo modo pungente di vivere la vita, di dare le risposte, di affrontare la vita stessa. Siete ironici, divertitevi e lasciate che le risposte più difficili trovano la strada. E dopo il Scorpione arriviamo al Sagittario, il bambino perenne, questo fuoco lento, questo fuoco che non sa se vuole bruciare o vuole solo scaldare. È un segno che non trova pace se si trova chiuso dentro le quattro mura. È un segno molto difficile da legare. Però Sagittario
è proprio perché è un fuoco lento, per la differenza di Ariete e Leone, riesce a dare una forma d'arte in tutto ciò che fa. Sagittario riesce piano piano esternare questo fuoco e permettere che vita nasce senza che si brucia. È creativo, è divertente e sa come portare la libertà dentro ognuno di noi. Sagittario sa come togliere le catene dalla convenzione di essere quello in cosa crediamo, perché ci hanno convinto, e permetterci di andare oltre, perché Sagittario è il viaggio del fisico, viaggio dell'anima, viaggio del nostro spirito. E per questo, quando ci serve di attraversare i mondi, usiamo questo fuoco lento per comprendere la profondità. E andiamo oltre, e dopo il Sagittario arriva Capricorno. E come ogni segno di terra, duro, testardo, freddo, spesso molto analitico e freddo. Per il Capricorno è segno di saggezza. È quello che vede a lungo termine, quello che si muove, che ti dà la stabilità su quale ti puoi appoggiare. Capricorno è quello che con la sua emozione analitica ti permette di fare le domande, di avere le risposte e sapere che il tuo futuro è assicurato. Capricorno è segno di resistenza, di determinazione, di capacità di utilizzare questa freddezza per rimanere presente nel qui e ora, collegato con la vera natura dell'intento, o meglio dire, Capricorno ci permette che quando ci incamminiamo sulla strada di ottenere esattamente quello che abbiamo deciso. Usate questa forza di determinazione per permettervi di non rinunciare mai. E dopo il Capricorno arriviamo all'Acquario. L'Acquario sa essere talmente eccentrico, talmente difficile, lunatico per certi aspetti, ma non lunatico come un cancro. È lunatico perché nella sua visione del mondo, tra le novità, elettronica, tecnologia, lui deve andare avanti, deve reinventare. Ma in questa reinvenzione del mondo, spesso e volentieri, non finisce quello che comincia. E per questo, però, Acquario è innovatore. È uno che forma e sforna in continuo le idee. È un innovatore di comunicazione, di tecnologia, di informatica. Noi oggi viviamo il tempo dell'Acquario. È tutto così veloce. E per questo, se vi serve la velocità nell'andare, velocità nel spingere una idea creativa, utilizzate questa forza dell'Acquario, quello che non sarà mai uguale a ieri, quello che non conosce ieri, perché lui, nel suo modo di vivere, di vestirsi, di esistere, di pianificare, è estremamente creativo. E dopo l'Acquario
arriviamo all'ultimo segno, il segno degli pesci. Sì, segno degli pesci che mentre Ariete dona la vita, il segno di pesci ci porta verso la morte e verso la chiusura, ma non in significato della morte stessa, ma questa modalità di essere più su un mondo spirituale profondo che va al di là, e per questo pesci spesso sono ambigui, poco puliti in termini di esternare proprie emozioni, spesso sono incomprensibili. Però il segno di pesci è nato proprio per questo, per trasformarvi e portarvi in un'altra dimensione, perché nessuno, come un pesce, può prevedere le situazioni in modo così perfetto, perché loro viaggiano su un'altra dimensione e pescano le informazioni da un mondo sconosciuto nel tempismo del qui e ora. E per questo spesso è difficile comprendere quello che loro hanno dentro di loro, quello che hanno dentro la propria anima e dentro il proprio essere. E per loro è difficile esternare verbalmente questa cosa, ma voi potete affidarvi e appoggiarvi sul segno di pesci quando avrete bisogno in modo intuitivo di attingere dalle informazioni che altrimenti non potreste avere, perché non c'è la logica, non c'è la capacità di fare un calcolo. Quando avete bisogno di connettervi con il mondo spirituale, sia perché volete veramente imparare, ossia perché volete connettervi di nuovo con la vostra parte divina. Affidatevi a questa energia del pesce che vi permetterà di attingere dalle vostre parti più profonde, vi permetterà di conoscervi. È proprio grazie a questi 12 segni che ognuno di noi, nella misura più grande o più piccola, ha già dentro di se stesso, possiamo viaggiare, trasformare e ogni volta permettere a noi stessi di essere la parte più bella, di dare meglio, di imparare di più, semplicemente di trasformare noi stessi e tutto ciò che ci circonda, perché ognuno di noi, ogni persona nel proprio intento vuole essere una persona bella, generosa, e i nostri intenti sempre sono positivi. E per questo vi invito che attraverso questa meditazione imparate a portare dentro di voi ogni volta quello che vi serve di più, sia imparando dagli propri opposti, sia migliorando e utilizzando in modo migliore già le caratteristiche che abbiamo. Vi auguro una buona giornata e vi auguro una sperimentazione di voi stessi per ottenere il miglior risultato possibile.